Anche la generazione di energia cosiddetta rinnovabile ha un impatto sull'ambiente, del quale è giusto essere consapevoli per trovare modi per ridurlo, ma che va posto nella giusta prospettiva. Mi chiamo Gianni Catalfamo, sono l'amministratore delegato di OneWedge e in questo video vorrei spiegarvi quale sia l'entità reale del problema delle pale di turbina eolica una volta giunte a fine vita. Una turbina eolica è sostanzialmente composta di tre materiali. C'è il cemento armato con cui si costruisce la torre, l'acciaio usato per la cabina di generazione posta in cima alla torre e la fibra di vetro per le pale. Mentre per il cemento e l'acciaio esistono percorsi di riciclo piuttosto efficaci, la fibra di vetro, come quasi tutti i materiali compositi, è per ora molto difficile da riciclare perché è un materiale completamente inerte. Qualcuno parte da questa considerazione per agitare lo spettro di immense discariche colme di pale eoliche dismesse e sostenere così che l'eolico non sia poi questo gran toccasana dal punto di vista della sostenibilità. Lo scopo di questo video è proprio quello di porre il problema nella giusta prospettiva. La fibra di vetro è un materiale molto utilizzato in diverse lavorazioni industriali ormai da molto tempo. In effetti la produzione di pale eoliche rappresenta solo poco più del 7% del consumo mondiale di questo materiale così versatile, mentre il primo utilizzatore è l'industria delle costruzioni che si avvale delle sue ottime capacità di isolamento termico per rendere più energeticamente efficienti gli edifici. I problemi afferenti il riciclo, però, esistono per tutti gli impieghi della fibra di vetro e pare curioso che si cominci a preoccuparsene solo in relazione ad un uso tutto sommato grandemente minoritario. Per valutare perciò quale sia l'impatto sulla sostenibilità dell'energia generata, dobbiamo fare qualche calcolo. Dato che questo impatto nel caso di un impianto eolico si verifica quando la turbina viene dismessa, dobbiamo fare il conto sulla vita utile della turbina stessa, che è di circa 20 anni. In questi 20 anni immaginiamo di voler generare 1 terawattora di energia elettrica. Dato che vi sono 8.760 ore in un anno e che il capacity factor di una moderna turbina eolica è circa del 30%, per generare 1 milione di megawattora, cioè 1 terawattora, avremo bisogno di un impianto della potenza di 16 megawatt. Dato poi che una singola turbina ha una potenza di 2,5 megawatt e che ciascuna turbina ha 3 pale del peso di 20 tonnellate ciascuno, vediamo che alla fine della vita dell'impianto dovremo portare in discarica circa 391 tonnellate di fibra di vetro. Per fare un confronto, immaginiamo di generare la stessa quantità di energia con una centrale a carbone. Qui il calcolo è molto più semplice perché ogni megawattora generato causa circa 1 tonnellata di emissioni. 1 terawattora comporterà dunque l'emissione di 1 milione di tonnellate di CO2. Se la centrale fosse a gas le cose migliorano, ma non di molto, e le emissioni sarebbero pari a circa la metà di questo valore. Il confronto dunque parla da sé. Diciamo così, i rifiuti generati nel caso della centrale eolica non sono certo nulli, ma sono oltre 3.000 volte inferiori a quelli generati dalla centrale a carbone e circa 1.500 volte inferiori nel caso che la centrale fosse alimentata a gas. La grande differenza ovviamente è che i rifiuti sotto forma di emissioni nell'atmosfera non si vedono, mentre quelli sotto forma di una discarica piena di pale dismesse sono un'immagine molto concreta ed emozionale. Inoltre bisogna ricordare che la fibra di vetro seppellita è completamente inerte. In altre parole, si comporta come le rocce contenute nel sottosuolo, mentre la CO2 nell'atmosfera causa danni a non finire, a cominciare dal riscaldamento globale. Mi corre l'obbligo di un ringraziamento. Questo video, e non è il primo, è basato sull'articolo che vedete linkato che è stato scritto da Michael Barnard, che ringrazio sentitamente. Insomma, il problema esiste e bisogna continuare a cercare modi per risolverlo con processi di riciclo sempre più efficaci.
Ciò detto, la sua gravità è molto relativa e complessivamente la generazione eolica è molto meno impattante delle forme di generazione tradizionali. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, io sono Gianni Catalfamo e questa è la E-Mobility Academy di OneWedge.